Allora, siamo in diretta sulle piattaforme, LinkedIn o LinkedIn, YouTube e Instagram. Ciao Stefano, una chiacchierata. L'ho chiamata così, non te l'ho neanche chiesto, ma in pratica ho deciso unilateralmente di scrivere Denno and Stefano Textile Talk, perché mi pare che praticamente quasi una volta ogni 15 giorni ci si stia incontrando per fare 2 chiacchiere appunto, sul mondo del tessile, abbigliamento, ma l'ultima volta c'è stata anche, diciamo, un approfondimento per quanto riguarda il mondo dell'arredo. Mi stavi dicendo che per l'appunto avevo un colore È un colore stiloso per il mondo dell'arredo in questo momento. È mh-mh. uno dei colori l'ocra, è uno dei colori che ha fatto ha avuto molta importanza questa stagione, o Sì, no, meglio ora io ti devo dire la verità. In realtà, la verità è che io non avevo più maglie pulite stamattina, quindi ho visto cioè voi non vedete le maniche perché in realtà l'ho sfilato da un cuscino di un divano e me lo sono messo addosso. No, non è vero. È una coperta che è lì, un plaid. qualunque cosa sia è stiloso. Come stai Stefano? Sei di Bene, ritorno proprio fresco, fresco a Parigi? freschissimo, freschissimo. Ritorno freschissimo, freschissimo da Parigi, sono ritornato ieri sera a mezzanotte, stranamente e fortunatamente perché quasi ci stavano cancellando il volo al ritorno per il vento forte a Firenze, come sai che c'è sempre questa spada di Damocle sull'aeroporto di Firenze che abbiamo nelle andate e nei ritorni. Però è andato tutto bene, fatto 1 o 2 giorni abbastanza intensa, sono stata alla The Hof, e ho guardato, i più importanti espositori, di tessuti da arredo, ehm, con cui lavoro per vie traverse e con cui e con altri che mi piacerebbe entrarci perché insomma c'è dei mondi estremamente importanti. Mh. 1 o 2 giorni, ti ripeto, molto intensa perché 2 quartieri in cui c'è bene o male una sessantacinquina di showroom e quindi, mhmm, bello, una bella cosa. S Ho riportato diverse idee, diverse nozioni, ho visto cose, particolari, altre meno, però comunque sia sempre un bel recipiente di informazioni, ecco. Senti, Parigi freddo? Parigi freddo, ma non come mi immaginavo. Io sono partito tipo vengo dalle des Alpes, ehm, e invece praticamente sì, freddo perché comunque la temperatura era dai -3 ai 5, però non essendoci vento, stavi bene, insomma, chiaramente coperto, ma stavi bene. Ti dico la verità, faceva più freddo a Prato nei giorni, cioè tra Sì, invece perché che Prato è merco un po' più umida, Prato è un po' più sì, senti una faceva più cosa, freddo perché chiaramente il vento forte con la temperatura bassa dava veramente fastidio. Mentre lì okay. non essendoci vento si stava bene. Poi, ripeto, gli showroom sono uno attaccato a quell'altro, quindi entri da uno che c'ha 50 gradi, esci e rientri da un altro ce n'ha 50, quindi la cosa peggiore è dall'albergo lì che comunque sia noi eravamo proprio, ti dico, a 600, 700 metri dalla zona, quindi bene Senti così dai. invece sei stato a vedere qualche negozio per vedere un po' di Ho visto delle cose interessanti, m'è piaciuto il negozio di Louis Marin, ah, della Marin, dimmi un po' di roba che hai visto nei negozi a Parigi sull'abbigliamento. ma Tanto uno come te ci studia, in realtà allora ti anche dico uno come me. aspetti, fra virgolette, anche a livello di colori, molto classici. Nel senso, questi toni dei marroni, dei ruggini, i grigi che vanno sempre per la maggiore, bianco e nero, toni molto importanti. Però quello che m'è piaciuto ho visto almeno per questa volta, ho visto un po' di ricerca nei tessuti, cioè i tessuti
sì, con i colori tradizionali, ma un pochino più costruite, un pochino più, come ti posso dire, con degli aspetti più innovativi dal punto di vista proprio di immagine. Mentre prima a volte tornavo un po', dicevo: "Ma, mhmm, non c'è niente di nuovo perché tessuti e colori piatti, eccetera, eccetera". Questa volta ho visto delle cose interessanti. Ripeto, quelli che a me mi piace di Parigi sono quei negozietti, che non sono, delle firme o dei brand. Mi piace quei negozietti che sono, quelle boutique particolari in cui praticamente vedi un po' di novità, di cose nuove, perché chiaramente uscire un po' dalla bagarre delle firme che ognuna fa la sua linea, ecco, questi negozietti sono estremamente interessanti. È un po' come quando faccio un po' di ricerca e vado a Londra, che si passa dai negozi ai mercatini, ecco, queste cose qui veramente, ripeto, in queste piccole boutique, in questi negozietti molto ricercati. Poi tu lo sai, i parigini sono abbastanza, puntigliosi nella costruzione della vetrina, quindi, ehm, vetrine curate, carine, con l'accessorio in composé, ehm, il total look fatto in una certa maniera. Mi sono ripeto, m'è piaciuto, ecco, stavolta m'è piaciuto. In tutto e per tutto, perché è stato, ripeto, 1, 2 giorni intensa, bella, perché ho visto sia delle cose dell'arredo. Io ero andato per l'arredo perché a maggio poi c'ho la fiera a Cernobbio, quindi, devo inserire, delle cose in più, delle novità, e quindi ho cercato di captare dai vari, committenti dei miei clienti delle informazioni che ho recepito, e poi mi sono anche dedicato chiaramente a guardare l'abbigliamento, perché comunque sia è il mio cavallo di battaglia, come tu sai, e quindi è sempre una cosa che l'occhio lo butti per forza, perché è automatico, sei lì e lo butti. Quindi, t'ho detto, so stato contento perché finalmente ho visto, delle piccole boutique che hanno fatto del valore aggiunto sul tessuto, non vili, i prezzi non bassi. Devo dirti, Mh. rispetto ai nostri negozi, anche dei piccoli negozietti di Firenze, per dire, o anche dei piccoli negozietti di Milano, ho visto a livello di prezzo un 30-35% in più sul valore del tessuto. Scusami, sul valore del capo. Quindi Quindi bene. diciamo ho capito questa cosa qua, ma se si dovesse parlare di quello che secondo te, per riprendere anche un po' il filo del discorso, intanto buonasera a tutti, siamo appena entrati ti do questa notizia, siamo entrati in diretta anche su Instagram perché eravamo in diretta ovunque meno che su Instagram, perché c'è un click in più. Da Quindi buonasera a tutti, Denno e Stefano Textile Talk anche stasera. Stefano diceva che era appena tornato da Parigi e ci stava un po' dicendo un po' di cose. Ehm, sì, diciamo, se ti riallacci un po' alla chiacchierata, no, che abbiamo fatto l'ultima volta, no, Certo, parlavi un po' delle tendenze che avevi un po' visto, le cose un sì, po' più interessanti, diciamo. Ora è vero che Parigi è un mondo un po' a sé, nel sì, senso ogni stato, no, c'ha proprio il certo, suo, diciamo, traduce le tendenze nel modo più adeguato a diciamo a proprio alla propria clientela, no, infatti tanto è che anche i negozi dei grandi brand, cioè c'hanno proprio delle figure professionali che si occupano di capire cosa mettere, e certo. quindi anche eventualmente penso che facciano anche produzioni diverse a seconda dei mercati Sì, a cui si sicuramente, rivolgono. sicuramente. Però diciamo, se riesci a, cioè agganciando che hai visto qualcosa in più, hai visto più o meno le stesse cose. Allora, no, allora partiamo dal presupposto che anche lì, come nel nostro mondo, i negozi sono quasi tutti in saldo, quindi la parte principale dei negozi si basa sui saldi dell'invernale. Allora, quindi su 3 vetrine, mettiamo così, di negozio, ce n'era 2 di saldo e una delle novità che cominciavano a prendere forma sull'estivo. Quindi
Però il concetto dell'estivo, quello che poi si andrà a affrontare ora nelle prossime fiere, da qui a un mesetto, secondo me ancora c'è da lavorarci, perché se ci sono le primissime, diciamo come quando tu vai a comprare la frutta, no, c'è le prime cose, ecco, ci sono le primissime cose, e queste primissime cose stranamente quest'anno ho visto delle cose fatte in lino, che di solito io trovo più avanti, perché chiaramente il lino fa parte proprio della stagione puramente estiva, mentre in questo caso le primissime cose che ho trovato nelle vetrine sono liniere, ma io per liniere non intendo composizione linea e basta, intendo aspetto linoso, quindi che poteva essere dei cotoni fiammati con il lino, le canape, delle jute. Ho visto delle cose molto naturali, questo fa piacere perché comunque sia è una cosa importante, e con colori caldi. Con colori caldi da questo punto di vista, però come ti posso dire, il caldo sottobosco, non il caldo proprio estivo del campo di grano, i coloresi terra di siena, queste cose qui, i rossi pieni, no. Ho visto questi marroni terra, ehm, mhmm, che si riallacciano proprio al terreno della primavera-estate, questi verdi intensi, che si mescolano con dei militari. Queste cose qui molto belle perché specialmente in un negozio particolare che aveva fatto questo mondo dietro con questa foto gigantesca di questo bosco con questi capi, m'aveva colpito particolarmente. E ti dico, cose, ripeto, molto naturali. Non ho visto pochissime cose sintetiche. Cioè, mentre prima spesso e volentieri trovavi le prime cose della primavera-estate, trovavi i poliviscosa, le viscose crepe con il cotone, quegli aspetti un po' lucidi. Ecco, qui ho visto gli aspetti belli, puliti, opachi, proprio davano il senso del portabile, cioè ecco, capi che puoi portare, non le poesie o le cose da dire: bene, me ne metto 2 corti, guardo, ci vuole l'occasione", no, lì capi portabili, li puoi portare per andare a far la spesa, li puoi portare per andare in ufficio, li puoi portare per andare a fare l'aperitivo dopo il lavoro. Quindi belle cose. Sulla modellistica, poi lì chiaramente, come tu hai detto te nella prefazione del discorso, lì ogni posto c'ha le sue cose, quindi, modelli in determinate cose c'erano modelli ampli, quindi molto portabili, che sono un po' quel gusto francese che tu vedi spesso e volentieri anche nelle donne quando te le vedi camminare, perché il parigino fa un po' vita a sé stante rispetto al resto della Francia, cioè Parigi è Sì. un suo mondo nell'interno di tutta la Francia, quindi chi vive lì ha tutto un suo concetto di predisposizione della moda. Però ti ripeto, cose molto nell'invernale invece ho trovato delle conferme che ti dicevo nella intervista precedente, nella chiacchierata precedente che avevamo fatto, che sono questi tessuti in 3D, questi tessuti mossi, le lane lavate, le disegnature classiche, però comunque sia con quel tocco in più, tipo i Principi di Galles, però con le filettature un pochino più particolari. Quindi conferma dei cappotti, ho visto tanti cappotti ancora in saldo con gli aspetti doppi, accoppiati, trapuntati. Queste cose qui sono state una conferma di quello che poi abbiamo parlato e di quello che avevo lavorato anche nella stagione precedente, quindi sono contento di non aver fatto, come si dice dalle nostre parti, fuori dal vaso. No, beh, chiarissimi scherzo. No, ci siamo capiti, ci siamo capiti. Credo tutti capiranno. Beh, senti, adesso, come tutti sanno, io e te lo sappiamo bene, settimana prossima c'è, diciamo, la prima grande fiera della stagione primavera-estate 2026.
okay, che è fra l'altro è la fiera più importante anche per la nostra agenzia, Sawi Textile, ricordo tutti. Ehm, quindi diciamo, io inizio praticamente adesso. È vero che abbiamo fatto già una fiera a dicembre con le preview, no, alla Esatto. fiera appunto di Monaco che si chiama View Premium Più. Selection. Però il grosso del lavoro è appena iniziato, no, per la promozione della primavera-estate. E poi, anche se per Prato è storicamente più importante l'inverno, in realtà la promozione, diciamo, di vendita delle collezioni primavera-estate dura di più, perché, ehm, la verità è che, l'inverno inizia a farlo vedere tradizionalmente da metà giugno in poi. Ormai si inizia già a maggio, però diciamo tendenzialmente per molti addirittura a fine luglio è già chiuso per diciamo grande distribuzione, i brand un pochino più importanti e che sono anche un pochino che fanno magari anche più style, più tipi di styles, quindi fanno un cosiddetto total look. Si arriva anche un po' a settembre molto inoltrato, però la stagione primavera-estate io ricordo di aver fatto viaggi che iniziavano appunto a inizio gennaio, ma smettendo a fine aprile per, la primavera-estate, quindi molto tempo in giro. Quindi diciamo iniziamo adesso, però per te il lavoro non è appena iniziato, cioè No, te sei uno di quelli che ha iniziato a lavorare molto prima. Credo certo. tu mi stessi parlando già in autunno che cominciavi a guardare le Ma allora, tendenze i per colori venire. dell'estivo, praticamente io comincio a tirare, i primi accenni, verso maggio-giugno, i colori. Ehm, chiudo un po' la carrellata dei colori quando, si arriva prima delle vacanze. Quindi prima delle vacanze io ho già le idee impostate su come evolvere le varie collezioni in funzione anche del tipo di prodotto. Poi c'abbiamo quella settimana, 10 giorni di lasso di tempo in cui siamo impegnati con le fiere settembrine, che sono, le classiche, fanno parte del trittico, come dicevi te, Munich, Premier Visione, Munich. Italia Munich è un modo Milano totalmente pratese di dire, no, sì, Munich. Munich, sì, proprio è proprio la prese. Dove vai? Vo' a Munich. Munich, no, va Vo benissimo, Munich. vo' a Mu okay, vo' a Munich. E quindi, Che è una c'abbiamo via quella di mezzo, se vuoi, fra l'inglese e il tedesco, perché in inglese si dice Munich e in tedesco si dice München. Quindi se il pratese in pratese si dice Munich. Cioè, ragazzi, "Come tu vai?" "Vo a Munich." cioè, Scusami se ti ho cioè interrotto. non è che ci sia grandi possibilità di margine di errore. Munich, punto. Vo' a Esatto, Munich. esa E quindi c'abbiamo quella settimana in cui resetti un attimino la testa rispetto a quello che stai già cominciando a pensare dell'estivo e ti concentri su la parte, commerciale dell'invernale che tu vai a presentare. Ma subitissima ruota tornato da queste fiere e quindi si parla dei primissimi, cioè l'ingresso in autunno della preparazione della collezione dell'estivo. Collezione dell'estivo che gran parte, della clientela gran parte della clientela un pochino più impostata, prima di Natale vuole cominciare a vedere. Quindi diciamo che quelli un pochino più importanti, i semini li hanno già buttati prima di Natale. Poi si arriverà alle fiere, quelle che si farà ora tra una quindicina di giorni, 20 giorni, in cui praticamente andranno a mettere la ciliegina sulla torta. Ehm, è un po' il cane che si morde la coda perché, preparare una collezione in 2 mesi è matematicamente impossibile. Quindi, la cosa più importante, ma non perché non ci sono proprio i tempi tecnici proprio per prepararlo. E quindi ci si riallaccia al solito discorso di, rivedere lo storico che hai presentato la stagione precedente e che chiaramente non è stato visto, perché proprio per i motivi per cui la gente deve chiudere prima,
rivisto e corretto, e cominci a ripresentare nelle prime cose, nelle prime, come dici te, nelle preview, queste cose qui che poi andranno poi a essere rielaborate nei mesi fino a gennaio. Io, ripeto, sono arrivato dalle chiusure natalizie, perché sai che, fra virgolette, tanti finissaggi in quel periodo chiudono perché devono fare manutenzione sulle macchine, ne approfittano in quel periodo per fare manutenzione. Comunque, diciamo che il 6 dopo Befana, quando riaprono, fa conto te che io avevo 3/4 di collezione a giro sparsa nelle rifinizioni, quindi è tutta lì, perché poi dopo va, come sai, va fatto rientrare tutto, va tagliato, va montato, va fatto le cartelle colori, va presentato in una certa maniera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo sì, praticamente il giro mio non è mai stoppato, perché non c'è la possibilità di stopparlo. In tutto questo, e noi sta parlando di abbigliamento, in tutto questo praticamente ci sono nel mezzo le collezioni dell'accessorio, ci sono nel mezzo le collezioni dell'arredo, ci sono le fiere dell'arredo, ci sono le fiere in cui tu presenti le cose. Anche a livello di fiere siamo arrivati a un punto che secondo me ci deve fare un po' riflettere, perché siamo arrivati, specialmente anche in Italia, ma comunque sta prendendo campo anche in Francia, per esempio. 10 giorni fa c'è stata una fiera. Le fiere locali, le fiere delle agenti in Italia le fanno uno per regione, e quindi sono tutte a distanza di 10 giorni, qualcuno in contemporanea. E qui faccio un po' riflettere, perché il prodotto deve essere sempre, 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 sempre aggiornato. Il problema è farlo capire agli imprenditori, che giustamente devono cacciare il dinero. Ricordi, questa è una cosa che dicevi anche nell'intervista, quella sì, una vera e propria intervista che pubblicai prima di quest'estate. Ma volevo chiederti un po' di cose. Diciamo, arriva quindi la prossima stagione primavera-estate. Secondo te cosa succederà da un punto di vista delle tendenze? Ora, chiaro che non ti sto chiedendo di fare una consulenza free a No, tutti quelli che ci vedranno, però diciamo, più o meno i colori sono questi, i tipi di tessuto più interessanti secondo me sono questi, cioè dici un po' di cose. Io parlo anche nell'interesse di tutti quelli che allora io credo molto, è una filosofia che ho sposato anni fa, e che non ho abbandonato, perché m'ha portato dei risultati, se no avrei capito che non era la filosofia giusta. Cioè, noi siamo arrivati a un punto, come posso dire, in cui bisogna capire che le persone cercano l'abbigliamento confortevole, e soprattutto cercano un abbigliamento che sia adeguato al tenore di vita che fanno loro, e soprattutto che sia, io dico odierno, perché quotidiano ormai è una parola talmente sfruttata, però per me l'odierno è la cosa fondamentale. Quindi è una filosofia che io ho sposato anni fa nella costruzione delle collezioni. E quindi io, quando in questo momento costruisco, creo, mi viene di pensare a un articolo, penso l'utilizzo che deve avere questo articolo, e che in quell'utilizzo lì deve essere, come ti ho detto prima, per questo mi è piaciuto questa 2 giorni di Parigi, portabile. Cioè, deve essere un tessuto che non impegna, deve essere un tessuto che comunque sia è giusto, per quanto riguarda i colori, è giusto per quanto riguarda la mano, è giusto per quanto riguarda la portabilità. Ecco, questo è un po' il mio concetto. In questo mio concetto, com'è che la do? Cerco di capire quali possono essere le strutture più adeguate per costruire certi tipi di tessuto. Quindi, da un certo punto di vista, è anche più dispendioso, perché
la maggior parte prima delle collezioni veniva fatta su 2 o 3 strutture e basta, e poi andava tirato argine e macchia e cambiato, quindi veniva bene degli articoli, ne veniva male degli altri. Io cerco di farne meno, però sfruttare più strutture, in maniera tale che vada a fare la struttura adeguata per quel tipo di tessuto, con quel tipo di filato, con quel tipo di resa, perché ogni filato, ogni finissaggio ha una sua resa diversa, e quindi bisogna capire qual è la parte iniziale, che è quella fondamentale della creazione della struttura dell'articolo, per arrivare al prodotto finale, che deve avere una certa cosa. Quindi cos'è che io lavoro? Lavoro in molti materiali naturali, perché comunque sia... Molti materiali naturali, hai Sì, detto? sì. Aspetta, Molti fermati materiali... un attimo, ti voglio fare una domanda. Quando Sì. hai detto tessuto portabile, cosa intendi? Un tessuto che... Allora, un tessuto che ti puoi mettere spesso e non sembra mai che tu hai quello. So se mi spiego. Sì, cioè, sai perché ti faccio questa domanda? Perché mi metto nei panni di uno che gli piace, ma non è un tecnico, non lavora magari proprio nell'ambiente, però gli piace, ha passione, vuole capire, no? E da quel punto di vista sei un grande testimone, però tu insegni anche fra l'altro al Buzzi, quindi diciamo traduci questo per Cioè, ecco, l'uomo urbano allora, normale, l'uomo, la allora, donna. noi bisogna capire una cosa, Dene, e l'abbiamo approfondato anche nelle chiacchierate di qualche periodo fa. Noi bisogna capire che praticamente i tessuti hanno bisogno di tornare a una vita duratura, e quindi per fare questo ci vuole prodotti di qualità, perché costruiti bene, strutturati bene. Non si può fare più i tessuti, perché si sta andando verso una consapevolezza della sostenibilità, e questa è una cosa importante. Quindi i tessuti che io intendo portabili sono tessuti che te ti puoi mettere il pantalone 3 volte di fila, non sembra che tu abbia sempre quello, oppure lo alterni con qualcosa, ma ti parlo di un pantalone, ma può essere una giacca, può essere un qualcosa. È chiaro che i tessuti che si faceva prima una volta, che avevano quel bello scozzese, quel bella cosa, vanno bene, ma devono essere, come posso dire, disegnati e colorati in una maniera in cui non sono loro che fanno l'immagine, ma sei te che fai l'immagine portandoli. È il concetto diverso, Wow. capito? È il concetto diverso di prima. Prima facevi lo scozzese bello perché comunque sia c'era il colore, la struttura, ed era lui che portava te. Oggi sei te che porti lui, quindi devi avere la capacità di intraprendere dal punto di vista del prodotto questa cosa qui. Ed è importante, perché se invece di buttare i soldi in 20 capi per stagione, buttati lì perché dici il pantalone l'ho comprato di te, quando invece ne compri 5 solidi fatti bene, non solo li metti in una certa maniera, ma li riporti anche nella stagione dopo, e sembrano sempre attuali. Quindi è una cosa estremamente importante. Quindi avere la capacità di costruire dei tessuti che sei te che esalti il tessuto, non è più il tessuto che esalta te. Questa è una cosa fondamentale. Quindi nelle mie proposte in questo momento io cerco di fare articoli con composizioni naturali, poi composizioni, perché sai benissimo che avere tante composizioni vuol dire difficoltà di riciclaggio, e quindi poi composizioni, quindi filati per fare poi composizioni che devono essere belli, che devono avere delle caratteristiche, devono essere strutturati. Poi è chiaro che deve essere bravo poi il disegnatore a sapere abbinare le varie cose in maniera tale che vedi il tessuto da vicino e ha un disegno, lo vedi da lontano e sembra che sia unito.
cioè è questa la nuova frontiera, un tessuto che da vicino ha un'espressione e da lontano ha un'altra, cioè da lontano intendo a 5-6 metri, poi quando vai vicino Sì, vedi che anche c'è perché oltre non credo che né io né te no, si veda più niente no, ormai. esatto. Esatto, bravo. Bisogna dire Sì, le in cose come realtà stanno. ormai io e te siamo in quell'età in cui non vediamo niente da lontano e niente da Niente da vicino. vicino. Il vero dramma è che, come si chiamano, i bifocali? Io ho i bifocali fatti l'anno scorso. Questa è una parentesi per i diversamente giovani come noi. Il bifocale è chiaro come funziona, ma non è per tutti, perché non tutti riescono a tollerarlo. Esatto, perché io per Ah, esempio quando leggo devo stare con la testa così, quando guardo da lontano questa cosa diciamo tessuti che anche per un diversamente giovane come noi, che porta i bilocali, anzi i bilocali rimarrà nella storia, i bifocali, non vede da lontano, non vede da vicino, però più o meno, non capendoci un cazzo comunque, esatto, diciamo, esatto. È sembra quello, unito ma non lo è. esatto. E questa è la Ma cosa. perché? Perché? Perché è così? Da dove viene questa diciamo tendenza? Questa tendenza viene dal fatto che bene o male bisogna capire che le persone, soldini da spendere, sono quelli che sono, perché gli stipendi sono fermi, piantati da sempre, mentre il tenore di vita, e non parlo solamente dell'Italia, parlo anche di altri paesi, i tenori di vita salgano sempre perché salgono le tecnologie, salgano le quotazioni alimentari, salgano le energie. Quindi leva di qui, leva di là, alla fine la gente che non rinuncia, giustamente, perché bisogna anche di questo, non rinuncia a farsi, che ne so, un fine settimana, che ne so, a una spa perché si è messo via dei soldini, oppure non rinuncia a andare una sera a mangiare la pizza con gli amici, perché giustamente bisogna anche vivere, e allora stringi, dov'è che va a risparmiare? Va a risparmiare sull'abbigliamento, e quindi risparmiando sull'abbigliamento le cose che la gente in questo momento è portata a comprare sono cose che sono vivibili, quindi non più il cioè, facciamo paragoni. Il cappotto rosso, che è sempre stato un master, il cappotto rosso, oggi se parli con 100 persone, il cappotto rosso forse se lo comprano in due, perché comunque sia hanno la possibilità di spendere perché poi il cappotto rosso lo tengano, eccetera, eccetera. Ma quello che va a comprarsi il cappotto non se lo comprerà mai rosso in questo momento, perché il cappotto rosso non è vivibile, è un'impronta, mentre si va a comprare un bel cappotto blu ma anche di qualità alta, un bel cappotto grigio, un bel cappotto marrone, un bel cappotto cammello, quei cappotti che ti puoi mettere 100 volte e sei sempre tranquillo che non sei mai al di fuori delle righe, perché i soldi sono quelli e vanno spesi nella maniera giusta. Quindi la tendenza di queste cose qui nasce proprio dall'esigenza del consumatore finale di andare a vedere e comprare un qualcosa di vivibile. Se oggi vai a vedere sale dei negozi, io ho fatto delle indagini su sale dei negozi gli è rimasto tutti i colori particolari. I neri, grigi, marroni sono spariti, perché giustamente la gente ha comprato quelli inizialmente. Gli è rimasto il colore di tendenza, il burgundi, gli è rimasto il moro rossaccio, gli è rimasto l'ocra, gli è rimasto il verde, eh, pistacchio scuro. Cioè, gli è rimasto questi colori che in quel momento, cioè che sono di tendenza, però non sono vivibili fino a un certo punto. E se parli con un negoziante, sullo stesso tipo d'articolo, su un pantalone, compra 2 taglie con il nero, 2 taglie con il blu, 2 taglie nere e 2 taglie con il grigio. Poi mette uno di senape, uno di verde pistacchio e uno di marrone ruggine. Perché? Perché sa benissimo che 9 su 10 se gli rimane un capo su quelli.
Quindi diciamo che è un'esigenza in cui praticamente ci siamo un po' trovati a dover affrontare, perché questa esigenza dell'ecosostenibile è un'esigenza che va preso in mano seriamente e molto velocemente. Ho capito. Però è interessante. Interessante questa analisi, diciamo, questa osservazione analitica, no, su che cosa sceglie il negozio come colori, che poi dipende anche molto, qui di nuovo ritorna il tema, no, dipende molto da in che parte del mondo stiamo guardando, perché è vero che Certo, in Italia ci sono paradossalmente, l'Italia è forse uno dei paesi, più creativi che esista al mondo dal punto di vista della moda, sicuramente uno dei, diciamo, più produttivi, no, certo. però è vero che i colori, per esempio, nel mondo uomo soprattutto, sono sempre quelli, no, Sì, sì, grigio, blu, marrone, blu navy, ehm, e basta, cioè non ci sono tante altre grandi, diciamo, colori che vengono utilizzati in modo diffuso. In Germania invece, per esempio, se tu soprattutto primavera estate, se guardi c'è molta più varietà di colori. In generale c'è un uso molto più smodato dei colori, questo non soltanto nell'abbigliamento, anche proprio, banalmente nell'urbanistica, nei colori che trovi per le strade. Io credo che sia dovuto probabilmente al fatto che loro i colori, ne hanno un bisogno più acuto di noi, perché il clima lì è sempre molto più grigio. grigio Certo, e compagnia bella, e per cui cercano un po' il colore più di noi, no, per cui vedi certo. cose che per noi sarebbero assolutamente forzate, sia, nei colori dei muri delle case Sì, che sì, anche è vero. nell'abbigliamento. Però, diciamo, da questo punto di vista a volte sono anche più coraggiosi, mentre non lo sono per niente nella scelta dello stile o del disegno, dove invece prodotti, diciamo, mercati come il nostro, l'Italia, diciamo tutti in generale, tutti i mercati, mediterranei sono molto più, spinti, no, molto più Sì, fashion, per cui è proprio anche l'assemblaggio dello stile piuttosto che il disegno è sempre un po' più aggressivo sì, rispetto sì, è a vero, un mondo, diciamo, no, è anche vero. se anche se Copenaghen in Danimarca spinge forte già da un bel po'. Sì, Però è interessante questa cosa qui. Quindi per te, diciamo, la portabilità, quindi sì. la portabilità che per chi veste è sempre intesa come il capo che ti sta bene addosso, perché il bello è bello soprattutto se è portabile per te, cioè non tutti La possono portabilità portare per me è tutto. fondamentale perché allora noi abbiamo parlato, Dennis, tanti anni del fatto per cui i piumini avevano ammazzato il cappotto, no? Cioè, perché il piumino ammazzava il cappotto? Perché il piumino monti in macchina, ti metti la cintura, non hai, cioè, anche sembra ingombrante, ma non è ingombrante fondamentalmente, perché è un involucro d'aria pieno di piume, quindi praticamente ha ammazzato un po' il cappotto, perché il cappotto bene o male hai paura che ti si sciupi il pelo, allora te lo levi in macchina e lo metti sul seggiolino disteso e poi quindi diciamo che non era, utilizzabile a 360 gradi, perché se te vai al lavoro e vai in ufficio ti puoi mettere anche il cappotto, perché pigli, lo metti in macchina, poi te lo rimetti, me lasci stai in ufficio, beh. Ma se fai un lavoro in cui ti devi muovere e prendi la macchina 2 o 3 volte, non ha il suo, come ti posso dire, un uso fra virgolette "utile". Quindi si è parlato tantissimo di questa cosa e chiaramente il fatto per cui anche, certi tipi di prodotti, che te lo sai benissimo, lavoriamo qui a Prato, hanno avuto, un grossi cali nelle vendite, proprio per questi motivi qui. Veniva fuori il cappottino a 3 quarti, il capo cioè, ma alla fine il problema non lo so. Allora, i cappotti che intendo io, oppure i capispalla che intendo io, sono capispalla che hanno delle forme e lì bisogna stare attenti perché è importante dare al confezionista un tessuto che puoi modellare in una maniera particolare, cioè tessuti che hanno una struttura che gli possa permettere di fare un capo
con una costruzione da confezione stilistica in maniera urbana, in maniera quotidiana, in maniera per tutti i giorni. E quindi è questa la vera sfida, è produrre certi prodotti che non siano ingombranti e non siano di difficile utilizzo, perché se vogliamo andare a riproporre al consumatore finale un utilizzo di una lana, io per esempio ho fatto, poi te lo farò vedere un giorno, non ti dico di chi, perché è un tessuto che ho fatto, In realtà di persona me lo dirà e io ve lo di dirò. persona te lo dirò anche perché c'è la firma, quindi Segretamente porterò una telecamera e riprenderò che tutto. m'ha fatto anche pagare, tra l'altro, meno, ma me l'ha fatto pagare. Comunque, praticamente io ho fatto e qui te lo dico, cioè ho costruito Basta un che stai tessuto, attento a quello che dici perché siamo in diretta. esatto, ho costruito un tessuto che è ha una struttura, e qui chi mastica un po' di tessile lo capirà, ha una struttura a navetta, ma con un o meglio, ha una struttura di costruzione a navetta, ma che ha una funzione quasi maglieria, ma non è maglieria. Quindi un tessuto molto duttile. Su questa mia idea, io quando l'ho proposto a questo brand, premetto che io non faccio la parte commerciale, ma questo brand lo conosco perché c'è uno scambio di sinergie di idee. Io a volte gli dico: guarda, secondo me potrebbe essere giusto questo, e loro mi dicono: no, noi puntiamo su quest'altro, e lì io metto tutto nel calderone e poi tiro fuori il finale delle cose. Questo mio brand mi ha detto: potrebbe essere interessante. E io gli dissi: secondo me questo è un tessuto che se fai un bomber viene una bomba libero tutti. Mi hai detto se a lui. Sì, così gliela butta lì. Attenzione, ha già detto bomber e poi un tipo di tessuto che, se non ho capito male, io capisco sempre male, si tratta di un jersey look-alike o qualcosa del genere? Ma non è un jersey, è un tessuto a navetta. Look-alike. Esatto, è un tessuto a navetta che ha questa peculiarità che sembra quasi un jersey. Quindi Ma molto, parliamo di autunno-inverno. certo, parliamo d'autunno-inverno ed è Voi stato lo dico per i più, lui lo sa. tanto ci vediamo, quando ci vediamo a Milano me lo porto dietro perché è un bomba libero tutti, quindi È che per un me bomber libero tutti. Ma perché m'è fai così? piaciuto m'è piaciuto a bestia, e Attenzione, il quindi freddo è entrato in questa stanza. e ci ha fatto il bomber. Ma Ci l'ha fatto? ha fatto il bomber e una quindicina di giorni fa, quando ci ho parlato, m'ha detto: "È stato un articolo che io ho stravenduto e l'anno prossimo ci faccio il cappotto, con lo stesso Attenzione, tessuto". perché in effetti è dall'autunno scorso, non questo appena passato, Esatto. ma scorso, in cui Bomber è tornato alla grandissima. Quindi diciamo, mentre incomincerà a andare in modo più, come sempre accade, un po' più pesante, nell'Europa del Nord, diciamo dal prossimo inverno secondo me, di solito iniziano 2, 3 anni dopo le grandi tendenze, ci seguono a ruota. In Italia è già dall'inverno, autunno-inverno 23-24, perché ho cominciato già Sì, a sì. vederli e io non me lo son potuto comprare perché io, come tutti sanno, voglio perdere peso e sono circa 5 anni che dico: "No, quel capo lì non me lo compro perché spenderei un botto di soldi, ma poi io fra 2 mesi sarò un", capito? Sono già Un tornato super figurino. magro. Vabbè, momento di tristezza, ma continuiamo su questa onda delle E quindi, tendenze. Quindi questo è stato ma te pensa che io, questo capo l'ho avuto, ehm,
a marzo dell'anno scorso, quando praticamente lui presentava la collezione del dopo Pitti ai vari negozi, e gli presentavo questa news, questo capo fatto in questa maniera. Io a Pitti, quando andai a Pitti, quindi a febbraio, cioè scusami, a metà gennaio, e gli dissi: guarda, questo me lo devi dare, perché se è venuto bello così, un minimino di parte. E lui mi ha detto, mi fece provare il capo e mi disse: bene, te lo mando, però non te lo faccio gratis perché sarebbe troppo facile. Me l'ha fatto meno, ma me l'ha fatto pagare. Comunque, morale della favola, la cosa importante Vai a fidarti è degli amici. vero. Ora, quando mi chiederà qualche cosa, gli farò pagare anche le tendenze. No, ci metti su il prezzo del capo che gli dovrai comprare. No, vabbè, c'è una sinergia particolare lì, cioè, Fai per 2 sempre, pensa sempre al esatto. tuo bro. E quindi Bello, comunque praticamente interessante. Allora, io non vedo l'ora di vederlo questo capo qua, ma possiamo fare, ma tu vieni a Monaco, no? Settimana prossima, immagino di sì. dovrei venire, sì. Se non ho problemi con, ti dico molto onestamente, se non ho problemi con la miriade di articoli che mi devono tirar fuori di finissaggio, venga a Monaco, perché per me è importante comunque. E sicuramente verrò a romperti le scatole negli stand, a vederti, perché mi emoziono quando ti vedo Dillo che parlare. sono veramente ganzo io. Esatto, ma io mi emoziono quando sei lì con il cliente, io cerco di apprendere Che questi paraculo. segreti commerciali, quando ti metti lì a sedere con i clienti davanti e gli fai vedere la collezione. Io non posso dire quello che provo, perché ci bannano, però Sei veramente una testa di beef, cioè dopo tutti questi anni ancora sei capito? rimasto un No, ma beef. veramente, ma io non lo dico ognuno devi apprendere, imparare, avere l'umiltà di capire quando uno è avanti anni luce su altre cose e quando uno è indietro anni luce su altre cose. Io, quando vedo persone che come te sono nella parte commerciale da sempre, io mi esatto, ma te lo dico qua senza scherzare. Ieri ero da un cliente, io guardavo la collezione e c'era questo commerciale, ma ti ho pensato senza scherzare, perché ci eravamo sentiti poco prima, che spiegava a un giapponese la collezione, e, e si vedeva che era un commerciale che comunque capiva di tessuti, che comunque aveva la passione dei tessuti, e gli spiegava il motivo per cui era stato fatto in questa maniera, perché stava fatto quel trattamento, e questo qui probabilmente avrebbe scelto tutto un altro tessuto, ma nel parlare praticamente si è innamorato del tessuto e l'ha campionato tranquillamente. Quindi, ma non l'ha campionato facendogli credere che il nostro Signore è morto nel sottopassaggio a Sant'Ippolito invece che in croce, ma dicendogli ma dicendogli la verità sulla costruzione del tessuto, capito? Quindi Pensa, un commerciale che dice la la verità, verità anzi un commerciale tessile che dice la verità su un tessuto, è che cioè si è intende di quasi un tessuti, miracolo. è E che si che si intende di tessuti, cioè proprio è cioè finita, è il finita, toppone. è Io finita. quando son passato lì gli ho detto: gli ho fatto sì, io mi inchino, perché veramente, cioè, non avrei potuto spiegargli meglio il tessuto, gli ho detto. Va È bene, bello. va bene, va bene. Comunque come al Quindi solito verrò, rompiti le gente scatole, se vengo su verrò, rompiti le scatole, o forse ti tiro un pochino via dallo stand, ti faccio fare una giratina, perché se no stai lì 3 giorni se no chiuso. invecchio, mi viene la barba no, quella ce l'ho Esatto, ho già. capito. Va bene fratellone, senti grazie della chiacchierata, vorrei Grazie a dire te. dico quello che tutti stanno pensando, cioè come al solito Stefano
come dire, è lì per dirci tutta una serie di cose, ma non entra mai troppo nel merito. Perché quello che lui fa non lo dirà Mai. mai. Vabbè, io ci proverò sempre. Grazie di questo Niente. Textile Talk. È Aspettiamo sempre un grande piacere. Aspettiamo il prossimo da me a text. Sì, che sto preparando bellino, Bellissimo, no, ma è bello che tu lo faccia anche una volta ogni tanto, perché è bello il valore che tiri fuori. Sì, lo sto facendo bellino, proseguendo quel concetto lì, ma arrivando anche da un'altra parte. Ma non ti dico niente ora, te lo dirò in separata sede. Va bene, Dopo che senti, t'ho vediamo di fatto vederci firmare un a foglio. Monaco. Se ci vediamo a Monaco facciamo una live breve insieme, magari, un caffè a Volentieri. Monaco, magari alla fine del primo giorno. Vengo piano pianino perché al ritorno io ho beccato la multa in Austria, come sempre. Quindi verrò pianino Cioè, pianino stai questa volta. forse dicendo che andavo troppo forte? Non si può dire in Andavamo, ma diretta. a te non te l'hanno fatta e questo non va bene Questo perché io non ero lo puoi a te sapere, non e a dirò me me mai in l'hanno diretta. fatta. Capito? Comunque, va bene, senti, io ti ringrazio, niente. ringrazio chi ci ha guardato, quelle 2 o 3 persone che si sono affacciate nelle dirette in vari punti, diciamo, piattaforme online. Ringrazio chi ci ha guardato in differita. E come sempre farò delle piccole clip. In realtà c'ho anche le clip della scorsa chiacchierata, usciranno piano piano, me le voglio gustare piano piano. Ma è E giusto, niente, Bene, ti ringrazio tanto, ci vediamo a Monaco e a comunque prestissimo. godi forte, fratello. Ciao. Ciao ragazzacci. Ciao.